Ciao a tutti e benvenuti a questo video. Se siete tra quelli che si meravigliano per le piccole e grandi cose di ogni giorno o a fatti relativi alla natura, misti a logiche fisico-matematiche di base, senza entrare in formuloni incomprensibili, allora questo video fa per voi. Oggi voglio coinvolgervi in un ragionamento relativo alla Terra, il nostro pianeta, la sua sfericità più o meno apparente ma effettiva, dal punto di vista di un osservatore che vive sulla sua superficie e come cambia la sua percezione dell'orizzonte da quando questi è a terra a quando, in un ipotetico volo, va in orbita o si allontana verso lo spazio esterno. Vedremo come mai alcune foto della Terra vista dallo spazio sembrano entrare in conflitto con la realtà della curvatura della Terra, ma che invece sono perfettamente congruenti. Prendiamo un essere umano qualsiasi, supponiamo egli si trovi in riva al mare con i piedi sul bagnasciuga e che guardi l'orizzonte di un mare molto calmo, la cosiddetta situazione in cui il mare sembra una tavola. Ho scelto questa situazione perché il mare in condizioni di calma rappresenta una pianura perfetta che si presta benissimo all'esempio. Andrebbe bene anche un deserto molto esteso e pianeggiante. Quando invece ci si trova su terreni non perfettamente pianeggianti tipo collina o montagna, entra in gioco un altro discorso che comunque vedremo andando più avanti con la stessa logica. Tornando al soggetto sul mare, a che distanza arriva la sua percezione? Cioè, la linea blu che divide il cielo dal mare, a che distanza è dai suoi occhi? Visto che il mio livello di matematica è da bar, sono sicura che esistono almeno 3 modi per calcolarlo. Il più semplice è il teorema di Pitagora, il secondo è di tipo trigonometrico, il terzo è di tipo geometrico. Immaginiamo la proiezione della Terra sferica su un piano cartesiano. Essa ci apparirà come un cerchio di raggio R uguale 6.371 km. Per semplificare i calcoli che affronteremo, il centro del cerchio lo faremo coincidere con l'origine del nostro piano. Il nostro essere umano sarà alto 1,85 m. Per rendere congruenti le unità di misura, o esprimiamo il raggio della Terra in metri e accettiamo l'idea di lavorare con numeri molto grandi, o esprimiamo l'altezza del nostro essere umano in chilometri e accettiamo l'idea di lavorare con numeri con la virgola. Siccome, comunque sia, visto il tipo di calcoli che seguiremo, volenti o nolenti, le virgole entreranno in gioco, optiamo per la seconda scelta e trasformiamo l'altezza dell'essere umano in chilometri. 1,85 m equivalgono a 0,00185 km. Vista l'altezza dell'uomo, i suoi occhi si troveranno 15 cm più in basso e quindi a un'altezza H espressa in chilometri di 0,0017. Per comodità, il nostro uomo sul piano cartesiano è rappresentato esattamente in verticale sul cerchio, che rappresenta la Terra, in piedi, e il suo corpo è allineato con l'asse delle Y tale che i suoi occhi si trovano nel punto P di coordinate x uguale a 0 e y uguale r più h, cioè uguale a 6.371,0017 km. Abbiamo detto che l'uomo sta guardando la linea blu che apparentemente divide il mare dal cielo, quindi il suo sguardo passa tangente alla circonferenza della Terra. Dal punto P, che rappresenta la posizione dei suoi occhi, parte quindi una semiretta tangente con il nostro cerchio. Nel punto T, per definizione, cade un raggio che parte dal centro della Terra ed è perpendicolare alla semiretta stessa, poiché ogni tangente a un cerchio ha un raggio perpendicolare ad essa. Essendo perpendicolare, crea un angolo di 90 gradi. Il triangolo OPT è un triangolo rettangolo al quale possiamo applicare il teorema di Pitagora per ricavare la lunghezza non nota. Conosciamo il valore del segmento P, che coincide con la y di P,
ovvero raggio più altezza degli occhi dell'osservatore, e cioè, come dicevamo prima, 6.371,0017 km, ed è l'ipotenusa del nostro triangolo rettangolo. Conosciamo il segmento OT, che è semplicemente un raggio, ed è il cateto maggiore del triangolo rettangolo. Stiamo cercando la distanza dal punto P al punto T, ovvero la lunghezza del cateto minore PT. Secondo Pitagora, OP al quadrato è uguale a OT al quadrato più PT al quadrato. Da questa ricaviamo la formula inversa, da cui capiamo che PT quadro è uguale a OP quadro meno OT quadro. Quindi PT quadro è uguale a 6.371,0017 al quadrato meno 6.371 al quadrato, che equivale a 40.589.662,66 meno 40.589.641. Questa differenza restituisce 21,66 approssimativamente, ma questo è PT al quadrato. Per avere PT bisogna eseguire una radice quadrata su 21,66 che restituisce 4,654 km. Signore e signori, un uomo di 1,85 m in riva al mare vede l'orizzonte distante 4,654 km, che ci crediate oppure no. PT è uguale a OP per il seno di alfa, dove alfa è l'angolo tra OP e OT, che sono i due lati di lunghezza nota. Appurato che il triangolo OPT è rettangolo, OT è il coseno dell'ipotenusa OP. Se fossimo di fronte a una circonferenza di raggio uguale a 1, la funzione arco-coseno restituirebbe l'angolo tra OP e OT, ma siccome così non è, noi stiamo lavorando con numeri superiori a 6.000, mentre la funzione arco-coseno accetta numeri compresi tra 0 e 1, bisogna prima trasformare il nostro segmento OT come se appartenesse a una circonferenza di raggio 1. Chiamato OT', lo rendiamo uguale a OT diviso OP. Questa formula discende direttamente da una proporzione diretta. Praticamente OT' sta a 1, come OT sta a OP. Uguale 6.371 diviso 6.371,0017 restituisce 0,9999997. Ho approssimato, togliendo molte cifre dopo la virgola. Vi invito nelle vostre verifiche a lasciare il numero che la vostra calcolatrice restituisce per ottenere un risultato più fedele possibile alla realtà. Questo numero è il coseno relativo alla circonferenza di raggio 1, ma in scala con la nostra Terra. La nostra funzione arcocoseno ora può operare e ci restituirà l'angolo tra OP e OT. Alfa è uguale all'arcocoseno di OT', e cioè è l'arcocoseno di 0,9999997, uguale 0,0418 gradi. Sempre molto approssimato. Lasciate il numero che restituisce la vostra calcolatrice. Ora torniamo alla formula iniziale. PT è uguale a OP per il seno di alfa, cioè è uguale a 6.371,0017 per il seno di 0,0418 e restituisce 4,654 km. Esattamente lo stesso risultato che abbiamo ottenuto applicando il teorema di Pitagora. Non svilupperò questo metodo perché è un po' elaborato. Se volete, provate. Il cerchio che rappresenta la Terra ha il centro in O, per cui la sua formula è r quadro uguale x quadro più y quadro, dove r è noto ed è 6.371 km. La posizione degli occhi dell'osservatore ha ordinata q uguale 6.371 più 0,0017, ovvero
6.371,0017 km. La moltitudine di rette, detto fascio di rette, che passa per gli occhi del nostro osservatore, ha equazione y uguale mx più q. A noi serve solo quella tangente al cerchio. Ne avremo due. Una incontra il cerchio nel primo quadrante e una nel secondo. Per fare ciò bisogna mettere a sistema il cerchio con il fascio di rette e imporre il delta dell'equazione di secondo grado uguale a 0. Otterremo due risultati per m, uno positivo, relativo alla retta nel secondo quadrante, e uno negativo relativo alla retta nel primo quadrante. Per coerenza con ciò che abbiamo rappresentato finora, scegliamo quella nel primo quadrante, quindi con m negativo. Metterla al sistema con il cerchio restituirà le coordinate del punto T. Applicando la formula della distanza punto punto tra P e T, otterremo il valore desiderato. Verificato che i metodi visti restituiscono lo stesso risultato, d'ora in avanti useremo il più semplice, e cioè il teorema di Pitagora. Il discorso che abbiamo fatto e che faremo è applicabile ovviamente a tutti i corpi celesti la cui gravità ha consentito l'aggregazione di materia in forma di sferoide e ove l'uomo possa potenzialmente mettere piede. Basta conoscere il raggio del planetoide e l'altezza dell'uomo che si trovasse su tale corpo celeste. Finora abbiamo immaginato un uomo sul bagnasciuga o su una pianura quasi perfetta, forte solo dell'altezza che la natura gli ha donato. Se egli si venisse a trovare su un'altura, è chiaro ed intuitivo che egli vedrebbe più lontano. La semiretta che parte dai suoi occhi incontrerebbe la circonferenza della Terra sempre più lontano, via via che egli si allontana dalla superficie del pianeta. Se per esempio il nostro ipotetico uomo si trovasse sulle Alpi Apuane a un'ipotetica quota di 1 chilometro e guardasse verso il mare della riviera toscana, i suoi occhi si verrebbero a trovare a 6.372,0017 km e la distanza PT risulterebbe PT uguale radice quadrata di 6.372,0017 al quadrato meno 6.371 al quadrato, e cioè la radice di 40.602.405,66 meno 40.589.641, che equivale a 112,98 km, un risultato notevolmente superiore. Il disegno che abbiamo seguito finora non è in scala. Se lo realizzassimo in scala ci accorgeremmo che OP e OT sarebbero quasi indistinguibili a causa delle dimensioni del pianeta in relazione all'altezza dell'uomo. Per poter abbozzare un disegno in scala dobbiamo tirare in ballo la vista di cui si gode, per esempio, dalla ISS, la Stazione Spaziale Internazionale in orbita intorno alla Terra a circa 400 km di altezza. Oramai la formula l'avete capita alla grande, immagino. OP uguale 6.371 km più l'altezza orbitale 400 km uguale 6.771, dove finalmente possiamo iniziare a trascurare gli 0,0017 km di altezza dell'astronauta, completamente irrilevanti di fronte ai 400 km di quota della ISS. OT uguale 6.371 km, che è il raggio della Terra. Quindi PT è la radice di 6.771 al quadrato meno 6.371 al quadrato, e cioè la radice di 45.846.441 meno 40.589.641, che equivale a 2.292,77 km. Trovandosi in volo sopra una sfera,
Gli astronauti godono di una vista di 2292,77 km in tutte le direzioni. Accidenti! Notevole, ma è nulla rispetto all'estensione dell'emisfero sopra il quale stanno galleggiando. La circonferenza della Terra, infatti, è 2 per pi greco per 6371, che equivale a circa 40.030 km, quindi un emisfero, ovvero mezza Terra, ha un'estensione di 20.015 km e dalla ISS vedono 2.292,77 km in una sola direzione. Da est a ovest o da nord a sud vedono in totale 4.585,5 circa chilometri solamente, praticamente il 23% di un emisfero terrestre completo. Quando vengono a trovarsi, per esempio, sopra il centro dell'America, nel punto in cui la nazione è larga 6.000 km, non riescono nemmeno a vedere né l'Atlantico né il Pacifico, né tantomeno entrambi gli oceani contemporaneamente, solo un'immensa distesa di terra. Quindi, da quale distanza è possibile percepire l'intero emisfero terrestre? C'è sicuramente una distanza tale che permette di vedere quasi tutto l'emisfero terrestre. Gli astronauti delle missioni Apollo potevano godere del 99,999% dell'emisfero visibile della Terra da lassù, ma una distanza che permetta di vedere l'intero emisfero terrestre o di qualsiasi corpo celeste al 100% non esiste. Prendiamo un razzo e torniamo all'esempio del cerchio. Diciamo che quando il razzo raggiunge la quota alla quale orbita l'ISS, il punto T tangente all'orizzonte nel primo quadrante e il punto T' tangente nel secondo quadrante gli consentono di osservare, come dicevamo, una superficie totale di 4.585,5 km. È chiaro che più si allontana e più i punti T e T' giacciono sulla circonferenza via via sempre più vicini ai punti di intersezione tra la circonferenza e l'asse delle X. L'angolo OPT diventa sempre più acuto. L'angolo TOP tende sempre più a avvicinarsi a 90 gradi. Invece l'angolo TP è sempre di 90 gradi per definizione, essendo perpendicolare alla tangente. Per poter percepire tutta la larghezza dell'emisfero, dovremmo ammettere che per il punto corrispondente ai nostri occhi passano due rette che sono tangenti al diametro della Terra. Il che non è possibile, perché per creare un angolo retto con il diametro terrestre di 12.742 km dovrebbero essere parallele tra loro. Se due rette passano per un punto non possono essere parallele a meno che non giacciano l'una sull'altra. Se giacciono l'una sull'altra non può esistere un punto del loro percorso in cui distano 12.742 km. Inoltre, stiamo parlando di un triangolo rettangolo. Se le due rette fossero parallele, significherebbe che l'angolo TOP è diventato di 90 gradi, ma l'angolo TP è sempre 90 gradi. Dovremmo ammettere che il nostro triangolo rettangolo ha due angoli interni di 90 gradi, il che non è possibile perché l'altro dovrebbe essere 0. Quindi, comunque la mettiamo, ci troviamo di fronte a un paradosso. Fortunatamente ci viene in aiuto la matematica astratta, che è quel tipo di matematica che il nostro cervello riesce a concepire senza avere però la possibilità di verificarla in termini pratici. Avete presente il postulato due rette parallele si incontrano all'infinito? Ecco, questa è la soluzione del rebus. Le nostre due rette sarebbero parallele e quindi tangenti agli orizzonti all'altezza del diametro terrestre e passano anche per un solo punto solo se questo punto fosse infinitamente distante. In pratica non è possibile, ovviamente, ma la soluzione astratta c'è. Un intero emisfero di un corpo sferico è visibile solo da una distanza infinita. E nemmeno lo spazio può essere infinito. Forse un giorno vedremo il perché. Alcune foto della Terra scattate dallo spazio mostrano spesso foto dello stesso continente o territorio
che occupa una porzione di oceano diversa a seconda della foto, il che ha fatto gridare più di uno al fotoritocco. Se torniamo all'esempio della ISS sugli Stati Uniti d'America, dalla quale a 400 km di quota non è possibile vedere nessuno dei due oceani dai quali essa emerge, inizia a balenarci in mente l'ipotesi che esista una quota tale che consente agli astronauti di iniziare a vedere un'estensione di 7000 km e di notare da una parte, molto all'estremità del campo visivo, l'Oceano Atlantico e dall'altra l'Oceano Pacifico. In questo scenario, in funzione della relativa altitudine degli osservatori, l'America sembrerebbe larga quanto il mondo intero, illusione della curvatura della Terra, con due striscioline di mare alle sue estremità. Analogamente, possiamo pensare di salire ancora e consentire agli astronauti un campo visivo da orizzonte a orizzonte di 10.000 km e vedere l'America circondata da una buona porzione di mare. Essendo però, per esempio, l'Africa e il Giappone molto lontani, ancora la quota non sarebbe sufficiente per scorgere altre nazioni nello stesso panorama. Tutto questo è verificabile anche da applicazioni come Google Earth, le quali permettono di allontanarsi e avvicinarsi virtualmente dal pianeta Terra e di muovere lo sguardo a piacimento. Posizionatevi per esempio a 400 km di quota come la ISS e osservate che, seppur apparentemente molto esteso, il loro campo visivo è molto limitato rispetto alla reale estensione di un emisfero. Se temete invece che Google Earth sia un'applicazione corrotta e in mano a poteri forti che vogliono celare la verità, potete provare con l'applicazione free Space Engine, che simula l'universo in scala e permette di esplorarlo. Con questo ho detto tutto. Nel prossimo video vi mostrerò altri indizi sotto gli occhi di tutti ma poco discussi che consentono di stabilire in modo inequivocabile che la Terra è davvero sferica. Ciao, alla prossima!